Ehi là, ciao, sono Francesca e in questo video voglio raccontare a tu per tu quella che è stata la mia esperienza facendo per un mese e mezzo due lavori, uno di notte e uno di giorno. Ho raccontato attraverso dei vlog giornalieri un pochino qua su YouTube quelle che sono state le mie giornate. Una media di 10 persone a video hanno visto i miei vlog, però è stato molto divertente farlo perché sono dei ricordi che comunque terrò per me e rimarranno nel tempo, quindi va bene lo stesso. Volevo appunto raccontare meglio tutta quella che è stata la mia esperienza. Il lavoro è durato un mese e mezzo, cioè da metà giugno e poi tutto luglio, ed è poi ad agosto che ho caricato i vari video. È stato un mese e mezzo abbastanza stancante, nonostante entrambi i lavori, in totale onestà dico, per me erano lavori piuttosto tranquilli, quindi la cosa è stata fattibile, seppur sicuramente stancante. Diciamo che alla fine luglio, ho iniziato ad accusare un attimino di più la stanchezza e effettivamente dopo un po' tenere un ritmo così troppo a lungo può anche far male. Io lavoro in ambito assicurativo e devo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sbrigare un tot di pratiche giornaliere e sostanzialmente liquido sinistri. Adesso non entro nei dettagli perché è noioso da spiegare. Ed è un lavoro che però effettivamente si può fare ovunque, sì, posso andare in ufficio a farlo, ma posso anche farlo tranquillamente da casa o in qualsiasi altra parte d'Italia. Io normalmente vado in ufficio perché preferisco e mi piace, però il fatto di poter lavorare ovunque e tra l'altro a pressoché qualsiasi orario, perché non hai degli orari prestabiliti, mi ha permesso di poter accettare un secondo lavoro di notte in un paesino di montagna qua vicino a Torino. Il lavoro di notte consisteva nel sorvegliare bambini e ragazzi dai... Io ho avuto fasce d'età, perché poi sono stati 3 turni, da diciamo i 9 anni ai 16, quindi ho avuto anche 16 anni. E il mio compito era semplicemente di sorvegliarli durante la notte in un turno dalle 23:30 alle 7:30. Devo dire che anche questo comunque è stato un lavoro abbastanza tranquillo, l'unica cosa è che bisognava stare svegli tutta la notte e prendere il ritmo è stato abbastanza difficile perché all'inizio, soprattutto i primi giorni, non essendo abituata a stare sveglia di notte, era tanto faticoso cercare di mantenere gli occhi aperti. Poi mi sono abituata ed è stato molto più difficile cercare di riabituarmi a dormire di notte e infatti tutte le notti libere che avevo, in media no, neanche una settimana di meno, la notte alla fine non è che riuscissi a dormire perché ormai il mio corpo si era abituato così. In ogni caso, le mie giornate erano un po' così. Mi svegliavo in un orario tra l'1:30 e le 3:30 a seconda dei giorni. All'inizio più all'1:30, poi pian piano la sveglia è andata sempre più in là perché appunto iniziavo ad accusare molta stanchezza. E pranzavo o andavo a prendermi il pranzo giù nel ristorante del villaggio, se facevo in tempo, cioè se mi svegliavo presto, se no poi era chiuso e allora mi arrangiavo con qualche paninetto di quelli che ci davano durante la notte. Dopodiché mi mettevo subito al lavoro a fare appunto quello che era il mio lavoro di giorno. Normalmente all'inizio finivo tutte le pratiche che avevo e poi col poco tempo che mi avanzava uscivo a fare una passeggiatina per staccare un po', ma verso diciamo la fine solitamente capitava spesso che svegliandomi più tardi facevo un po' di lavoro, poi staccavo per uscire un attimo, altrimenti diventavo matta e finivo poi il lavoro più tardi. E durante la notte spesso mi facevo anche pratiche extra in più che comunque mi vengono retribuite per passare effettivamente il tempo. Quindi ecco, dopo aver lavorato e aver fatto delle passeggiate spesso molto belle perché si stava davvero bene lì, tornavo, cenavo e mi riposavo un pochino. Molto spesso facevo proprio un riposino, nel senso che dormivo un'oretta di sonno e poi alle 23 mi svegliavo e alle 23:30 iniziava il mio turno. Come andava il mio turno di notte?
Allora, devo dire che sono stata fortunata perché quasi tutte le notti sono andate abbastanza bene, nel senso che non ho mai avuto grossi problemi. I bambini e i ragazzi raramente si sono svegliati durante la notte, ci sono stati dei casi a volte un po' difficili, ma sono stati comunque rari. In ogni caso, dalle 23:30 all'1:30 c'era il lavoro effettivo, perché i bambini e i ragazzi appunto non dormivano subito, quindi c'era effettivamente da lavorare, da sistemarli, da cercare di calmare un po' gli animi. Però solitamente dall'1:30 in poi la situazione era sempre molto tranquilla, quindi potevo tranquillamente mettermi a fare appunto quello che era il mio altro lavoro facendo qualche pratica extra, leggevo un pochino, guardavo delle serie TV, mangiavo perché durante la notte ho una fame pazzesca, una roba incredibile, mi si apriva una voragine assurda e quindi la notte passava. All'inizio devo dire che verso le 4:30, 5 arrivavano degli orari davvero difficili dove tenere gli occhi aperti era tanto, tanto difficile. Però appunto poi il mio corpo si è abituato e verso la fine non pativo più neanche alle 5 del mattino. Alle 7:30 finivo il turno, andavo subito su in stanza e crollavo. A volte facevo colazione perché effettivamente avevo ancora fame, altre volte ero sazia dalle cose mangiate durante la notte, quindi mi mettevo subito a letto e dormivo. E così via. È stato così per un mese e mezzo. In mezzo a tutto ciò, ogni tanto, in media 2 o 3 volte a settimana, mi allenavo nella palestra del villaggio e per fortuna c'era la palestra perché io sono abbastanza ossessionata e probabilmente avrei patito molto non avere la palestra, mi sarei allenata a corpo libero, ma è stato molto bello avere una palestra perché mi permetteva proprio di fisicamente andare in un posto con degli attrezzi, seppur pochi, e non era per niente completa, però mi permetteva proprio di, ovviamente abusando di Red Bull, Monster e cose varie, ho cercato poi di disintossicarmi perché è diventata una droga e so che fa piuttosto male. Mi permetteva comunque di effettivamente staccare, allenarmi e fare quello che mi piace fare, quindi molti pomeriggi anziché uscire semplicemente andavo ad allenarmi. Diciamo che questa era la mia routine: sveglia, lavoro, uscita oppure palestra, riposo, turno di notte e così via. Diciamo che in questo mese e mezzo è stato sempre così, routine assolutamente fissa, raramente sono cambiate delle cose. Che dire, in realtà io la ricordo come una bella esperienza, nel senso la porterò come una cosa assolutamente positiva, perché io apprezzavo tutti quei piccoli momenti belli che vivevo, nonostante fossero pochi, nel senso che oggettivamente avevo poche ore libere totalmente per me. Cioè, quando finivo il lavoro di giorno e prima di iniziare il turno di notte, avevo delle ore da potermi un attimo vivere. E quando sei così impegnato e hai tanto da fare, quelle poche ore che hai a disposizione, se davvero le vuoi vivere bene, valgono 3 volte di più. E io ho sperimentato questo. Cioè, uscivo, vedevo le montagne, respiravo un'aria pulitissima, bellissima ed ero felicissima, cioè mi faceva stare benissimo questa cosa. A volte ho avuto la possibilità di andare proprio in alcuni percorsi un po' più complicati e fare delle passeggiate davvero molto belle e solo così io, giuro, ero felicissima. Magari ero stanchissima perché avevo dormito poco e poi la notte avrei dovuto fare un altro turno, però io ero comunque felice, cioè stare lì e vedere tutta quella roba lì mi faceva stare bene. Quindi è un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato molto a focalizzarmi su queste cose e ad accentuare un pensiero che già comunque c'era in me e che già sto cercando di sviluppare nella vita di tutti i giorni, e cioè di godersi quei momenti e acchiapparli con tutti noi stessi, perché alla fine la felicità è questa, no? Non è che sia niente di più complicato, è acchiappare dei momenti carini e riuscire a prenderli. E niente, questo è tutto. Detto ciò, grazie per aver visto questo video, probabilmente saranno massimo, voglio fare una stima. Secondo me se dico 10 persone è già tanto, però voglio essere fiduciosa, dico 10 persone guarderanno questo video. 10. Quindi se tu sei fra quelle 10 persone, ti dico iscriviti al canale, se ti va ovviamente, non è assolutamente un obbligo. E boh, magari lasciami un commento, qualcosina, farebbe piacere.
però lo stesso non è obbligatorio, assolutamente. Vabbè, grazie, alla prossima, ciao!